Mia moglie urlò: mi stai soffocando. Dammi un po' di spazio. Perché le avevo chiesto dove fosse alle 2:30 di notte con il suo amico uomo. Risposi: va bene. Le bloccai il numero, feci le valigie mentre lei dormiva e mi trasferii in un altro stato senza dire una parola. 3 anni dopo, mi trovò. L'appartamento era buio quando sentii la serratura girare alle 2:47 di notte. Ero seduto sulla poltrona del soggiorno, quella rivolta verso la porta, con tutte le luci spente. Ero lì da 20 minuti, da quando il mio vicino mi aveva mandato un messaggio dicendo che una donna corrispondente alla descrizione di Amelia stava facendo domande nella hall dell'edificio. Il cuore mi batteva forte nel petto, ma le mani erano ferme. 3 anni a costruire una nuova vita, eppure lei mi aveva trovato lo stesso. La chiave strisciò nella serratura. La nostra vecchia chiave dell'appartamento. L'aveva tenuta tutto questo tempo. La porta si aprì lentamente, e la sua sagoma apparve nell'anta, illuminata alle spalle dalle luci del corridoio. Si muoveva ancora allo stesso modo, con quella cauta esitazione che aveva sempre quando entrava in una stanza buia. Jason. La sua voce si spezzò sul mio nome. Non risposi subito, rimasi seduto al buio, a guardarla congelarsi quando si accorse che qualcuno era nella stanza a osservarla vedere me. Cosa vuoi, Amelia? Prima di continuare, se questa storia ti sta piacendo, premi il tasto iscriviti e lascia un commento qui sotto. Il tuo supporto significa tutto per me, adoro leggere i vostri pensieri. E non dimenticare di schiacciare il pulsante mi piace. Aiuta davvero il canale a crescere. Mi chiamo Jason Mitchell. Ora ho 35 anni, anche se avevo 32 quando tutto è crollato. Lavoravo come specialista in controllo qualità per un'azienda di dispositivi medici a Portland, Oregon. Oggi faccio test software da remoto per 3 diverse aziende dal mio appartamento a Phoenix, Arizona. Il lavoro paga meglio e rispondo solo a me stesso. 3 anni fa pensavo di avere tutto sotto controllo. Sposato da 6 anni con la mia fidanzata del college, vivevamo in un discreto appartamento con 2 camere nel quartiere Hawthorne di Portland. Entrambi con lavori stabili. Amelia lavorava nel marketing per una piccola agenzia pubblicitaria in centro. Avevamo delle routine. Il mercato contadino il sabato mattina, il giovedì sera cibo thailandese dal locale sulla 32esima Avenue, la domenica sera a fare il bucato insieme mentre guardavamo la serie Netflix del momento. Pensavo che quelle routine significassero qualcosa. Si rivelarono solo abitudini a cui ci eravamo abituati, come indossare lo stesso paio di jeans finché non si strappano e si consumano fino a diventare quasi inutilizzabili, non perché li amassi, ma perché non avevo voglia di comprarne di nuovi. Il cambiamento iniziò circa 8 mesi prima che tutto esplodesse. Amelia fece un nuovo amico al lavoro. Si chiamava Lucas Brennan, 34 anni, uno di quei tipi che fa CrossFit e posta continuamente su Instagram. Era appena arrivato a Portland da San Francisco, lavorava come direttore creativo nella sua azienda. Lei cominciò a nominarlo spesso. Lucas pensa che dovremmo rifare il brand del bar. Cliente Anderson. Lucas ha suggerito un ottimo ristorante messicano per pranzo. Lucas dice che la scena del caffè a Portland è sopravvalutata rispetto a San Francisco. All'inizio non ci feci caso. Lei aveva sempre fatto amicizia facilmente, sia con uomini che con donne. Mi fidavo completamente. Stavamo insieme da quando avevamo 23 anni, e non mi aveva mai dato motivo di dubitare. Ma poi iniziarono le notti in ritardo. Lucas e io stiamo lavorando fino a tardi sulla presentazione per Preston. Mi mandava messaggi verso le 7 o le 8 di sera. Non aspettarmi sveglio. Tornava a casa alle 11 a mezzanotte, a volte all'1 di notte, esausta, con l'odore del whisky giapponese di lusso che Lucas apparentemente adorava. Quando le chiedevo com'era andato il lavoro, rispondeva in modo vago. Bene, produttivo. Stiamo facendo davvero progressi. Cominciai a notare altre cose. Vestiti nuovi che non avevo visto comprare. Un profumo diverso.
Qualcosa di costoso e muschiato che non aveva nulla a che fare con il suo solito aroma floreale. Aveva cambiato la password del telefono, dicendo che era per motivi di sicurezza dopo aver letto un articolo sul furto d'identità. La notte in cui tutto finì iniziò come tante altre serate di lavoro tardi. Amelia mi scrisse alle 7:47 di sera. Sto lavorando fino a tardi con Lucas di nuovo. Scadenza importante domani. Ti amo. Risposi con un emoji del pollice in su. Stavo guardando un documentario sulle missioni Apollo, bevevo una birra, mangiavo la pizza avanzata. Verso le 11:30 andai a letto. Lei ancora non era tornata. Mi svegliai alle 2:19 di notte. Il suo lato del letto era vuoto. Controllai il telefono. Nessun messaggio nuovo. La chiamai. Squillò 4 volte prima di andare alla segreteria. Mandai un messaggio: ehi, sto iniziando a preoccuparmi. Dove sei? Niente. Alle 2:28 chiamai di nuovo. Stavolta rispose al secondo squillo. Sentivo musica in sottofondo. Risate, il tintinnio di bicchieri. Jason. Sembrava infastidita. Che succede? Dove sei? Sono quasi le 2:30 di notte. Ti ho detto che lavoravo fino a tardi. Non sembrava un ufficio. La musica in sottofondo non era affatto da ufficio. Era qualcosa con un basso pesante, profondo, pulsante. Quel tipo di musica che senti nei bar e nei locali notturni, un'atmosfera vibrante e carica di energia. Abbiamo finito la presentazione e siamo usciti a bere qualcosa per rilassarci. È un crimine. Chi è noi? Il team. Lucas e qualche altro collega. Non potevi mandarmi un messaggio per farmi sapere? Gesù, Jason. La sua voce si fece tagliente, acuta. Devo controllarti ogni 5 minuti? Sono una donna adulta. Posso uscire a bere con i colleghi senza dover fare un rapporto. Qualcosa nel suo tono mi strinse il petto. Non colpa, non scuse, solo irritazione. Come se fossi irragionevole a voler sapere dove fosse mia moglie alle 2:30 di notte. Non sto chiedendo un rapporto, Amelia. Chiedo perché ero preoccupato. Beh, non esserlo. Sto bene. Sono con Lucas e il team. Siamo in quel nuovo cocktail bar su Morrison, quello aperto il mese scorso. Quando torni a casa? Quando sarò pronta? La sua voce si abbassò. E la sentii allontanarsi dal rumore. Sai qual è il tuo problema, Jason? Mi stai soffocando. Sei sempre lì a controllare, sempre a chiedere, sempre a voler sapere ogni minimo dettaglio di quello che faccio. Dammi un po' di spazio per respirare. La parola soffocare mi colpì come un pugno. 6 anni di matrimonio e non si era mai lamentata che fossi appiccicoso. Lavoravo a tempo pieno. Avevo i miei hobby. Andavo in palestra 3 volte a settimana. Le davo molto spazio. Ti ho chiesto dove eri una volta sola, dissi piano. Alle 2:30 di notte, non è soffocare. Sono le domande continue, Jason. La continua necessità di rassicurazione. È estenuante. Ho bisogno di spazio. Ho bisogno di poter semplicemente esistere senza sentirmi controllata. Rimasi seduto nella nostra camera buia, il telefono premuto all'orecchio, ad ascoltare mia moglie dirmi che ero troppo bisognoso solo perché volevo sapere se stava bene. Va bene, dissi infine. Va bene cosa? Va bene, ti darò spazio. Chiusi prima che potesse rispondere. Per circa 30 secondi rimasi lì al buio, con la mente completamente vuota. Poi qualcosa scattò, una chiarezza fredda che non avevo mai provato prima. Voleva spazio. Le avrei dato così tanto spazio che non mi avrebbe mai più trovato. Mi alzai dal letto e accesi tutte le luci dell'appartamento, cominciando dalla camera, tirando fuori i vestiti dai cassetti e dall'armadio con un gesto metodico e ripetuto. Tutto quello che avevo portato nel matrimonio finì in 2 grandi borsoni e una valigia con le ruote.
Jeans, t-shirt, il mio abito buono, il cappotto invernale, le scarpe da corsa. Lasciai indietro tutto ciò che lei mi aveva comprato, i regali della sua famiglia, tutto ciò che mi avrebbe rallentato. Il portatile e l'attrezzatura da lavoro andarono nello zaino. Documenti importanti, certificato di nascita, carta di sicurezza sociale, passaporto, tutto in una cartellina nella tasca esterna. Avevo una cassaforte metallica in fondo all'armadio dove tenevo circa $2.200 in contanti per emergenze, che misi nella tasca anteriore della giacca. Procedetti metodico per l'appartamento. Bagno, spazzolino, rasoio, medicine prescritte, shampoo. Cucina, la mia tazza preferita, il coltello da chef che mio padre mi aveva regalato a Natale 3 anni prima, i contenitori per il mio prep, soggiorno, niente. Tutto lì era suo nostro, e non volevo nulla. L'intero processo durò 90 minuti. Alle 4:15 di mattina tutto ciò a cui tenevo era caricato sulla mia Honda Accord del 2019. Rimasi nell'appartamento un'ultima volta, guardando la vita da cui stavo andando via. Il divano dove avevamo visto centinaia di film. Il tavolo da pranzo dove avevamo ospitato cene. La cucina dove lei mi aveva insegnato la ricetta della lasagna di sua nonna. Non provai nulla, solo quella stessa chiarezza fredda. Accesi il portatile un'ultima volta e accedetti al nostro conto corrente congiunto. C'erano $18.450. Trasferii esattamente la metà, $9.250, sul mio conto personale. Poi le mandai un messaggio. Volevi spazio? Ora ce l'hai. Non cercarmi. Le bloccai il numero. La bloccai su tutti i social, la bloccai sulla mail. Poi salii in macchina e cominciai a guidare verso sud. Non avevo una meta quando lasciai Portland alle 4:47 di mattina. Guidai verso sud sull'I 5 passando per Salem, Eugene e oltre il confine con la California. Mi fermai a fare benzina a Reading, feci colazione in un diner a Sacramento, continuai a guidare. Al tramonto ero a Bakersfield. Presi una stanza in motel a $47, feci la doccia e crollai a letto. La mattina dopo mi svegliai e realizzai con un senso di vuoto profondo che non avevo un piano. Nessun lavoro in vista, nessun appartamento, nessun amico in California. Ero scappato come se la mia vita dipendesse da quello, ma non avevo pensato a cosa sarebbe venuto dopo la fuga. Passai la giornata nella stanza del motel a candidarmi per posizioni remote su Indeed e LinkedIn. La mia specialità era il testing di qualità per software medici. Per fortuna, era un tipo di lavoro che si poteva fare da qualsiasi luogo con una connessione internet decente. A mezzogiorno avevo inviato 37 candidature. Alle 15 avevo già 2 colloqui telefonici fissati per la settimana successiva. Fu allora che decisi di continuare a muovermi. La California mi sembrava troppo vicina a Portland. Troppo facile per Amelia rintracciarmi se avesse deciso di cercarmi. Risalii in macchina e guidai verso est, attraversando il deserto, il Nevada, il caldo soffocante dell'Arizona a settembre. Phoenix sembrava un altro pianeta. Tutto era beige marrone, decorato da cactus invece che da sempreverdi. Il caldo era opprimente, 44 gradi quando arrivai alle 18. Ma qualcosa in quel paesaggio alieno mi attirava. Era il punto più lontano da Portland che potessi raggiungere restando negli Stati Uniti continentali. Trovai un appartamento arredato con una camera da letto a Tempe, vicino all'Arizona State University. Il complesso si chiamava Desert Vista, un nome ottimista visto che dalla finestra al terzo piano vedevo soprattutto parcheggi e altri palazzi, ma era pulito, economico, $875 al mese, e disponibile subito. Firmai un contratto di 6 mesi quello stesso pomeriggio. La prima settimana a Phoenix fu surreale. Non avevo mobili oltre a quelli dell'appartamento, nessun piatto, nessuna lenzuola oltre a quelle che avevo preso da casa nostra a Portland. Passavo le giornate a camminare fino a Target e Ikea, ricostruendo lentamente le basi dell'esistenza, piatti, ciotole, posate, asciugamani, un cuscino decente.
I colloqui telefonici divennero videochiamate, che si trasformarono in offerte di lavoro. Entro 3 settimane dalla partenza da Portland lavoravo da remoto per una società chiamata MedTech Solutions, testando il loro nuovo software per la gestione dei pazienti. Lo stipendio era addirittura migliore di prima, $78.000 l'anno più benefit. Entrai in nuove routine. Sveglia alle 7, caffè, lavoro dalle 8 alle 17. Corse serali nel quartiere quando la temperatura scendeva sotto i 40. Cene in uno dei ristoranti messicani locali, perché a Phoenix il cibo messicano era migliore che in qualsiasi altro posto dove avessi vissuto. Weekend a esplorare sentieri nel deserto, imparando ad apprezzare la bellezza austera del paesaggio. Feci qualche amico, per lo più persone incontrate in palestra o nei bar. C'era Derek, un ingegnere informatico del New Jersey che anche lui era scappato da una situazione difficile a casa. Ci vedevamo nei weekend per guardare le partite di football, bevendo birra e parlando di tutto tranne che del motivo per cui eravamo finiti soli a Phoenix. C'era Sara, un'infermiera dell'ospedale locale che correva gli stessi sentieri. Aveva 10 anni più di me, era divorziata e non voleva niente di complicato. Cenammo insieme qualche volta, facemmo l'amore una volta, e decidemmo entrambi che era meglio restare compagni di corsa. Non parlai mai di Amelia con nessuno. Quando mi chiedevano del passato, rimanevo vago. Ero uscito da una relazione che non funzionava. Volevo ricominciare da capo. Portland mi sembrava troppo affollata. La verità era che pensavo a lei costantemente in quei primi 6 mesi. Ogni volta che il telefono squillava, una parte di me si aspettava che fosse lei, anche se avevo bloccato il suo numero. Ogni volta che vedevo una donna con capelli scuri e ricci come i suoi, il cuore mi saltava a un battito. La sognavo di notte, sogni confusi in cui stava nel nostro vecchio appartamento a chiedermi perché me ne fossi andato, e io cercavo di spiegare, ma le parole non uscivano. Col passare del tempo, i sogni si fecero meno frequenti. Il pugno allo stomaco quando vedevo qualcuno che le somigliava si affievolì in un dolore sordo. Cominciai a costruire qualcosa che somigliava a una vita vera a Phoenix. Non la vita che avevo pianificato, non il futuro che immaginavo quando avevo sposato Amelia a 25 anni, ma qualcosa di solido e mio. Alla fine del primo anno avevo aggiunto 2 clienti da remoto, portando il reddito annuo a $112.000. Mi trasferii in un appartamento migliore a Scottsdale, un bilocale con una vera vista sulle montagne. Lo arredai esattamente come volevo, senza compromessi, senza discussioni sul colore del divano, grigio o beige. Comprai pentole costose e imparai a cucinare ricette complicate. Presi un cane dal canile, un pastore tedesco di 3 anni di nome Captain, che divenne il mio compagno inseparabile. Il secondo anno fu quello in cui finalmente mi sentii di nuovo Jason Mitchell, non più Jason che era scappato dal suo matrimonio. Mi iscrissi a un corso di arrampicata in palestra, ottenni la certificazione per l'arrampicata indoor e cominciai a fare uscite all'aperto con un gruppo che si incontrava, ogni 2 sabati. Feci qualche appuntamento con una donna di nome Kelly, che lavorava nelle risorse umane di una delle aziende clienti. Ci vedemmo per 4 mesi. Poi entrambe capimmo che non sarebbe andata a lungo termine, ma restammo amici. Comprai una Toyota 4Runner del 2021, sostituendo la Honda con qualcosa che potesse affrontare i terreni accidentati quando volevo esplorare il deserto. Tornai a casa per visitare i miei genitori in Ohio a Thanksgiving, la prima volta che li vedevo di persona da quando avevo lasciato Portland. Mia madre pianse quando mi abbracciò all'aeroporto. Mio padre, che non era mai stato bravo con le emozioni, mi strinse la spalla e disse: «Bene averti di nuovo qui, figlio». Non fecero molte domande su cosa fosse successo con Amelia. Avevo detto loro al telefono che ci eravamo separati e che non volevo parlarne. Lo rispettarono, benedetti siano, anche se vedevo la preoccupazione negli occhi di mia madre ogni volta che mi guardava. Al terzo anno quasi mi ero convinto di averla superata del tutto. Non pensavo più a Amelia ogni giorno. Quando ci pensavo, era più in modo analitico che emotivo, chiedendomi cosa fosse successo a lei, se fosse rimasta con Lucas, se avesse mai rimpianto come erano andate le cose. Avevo costruito una buona vita a Phoenix.
Avevo amici, una carriera che mi piaceva, hobby che mi appagavano. Ero più sano di quanto fossi stato a Portland, correvo 10 chilometri 3 volte a settimana, mangiavo meglio, dormivo meglio. Avevo persino cominciato a pensare di uscire di nuovo seriamente, di aprirmi a qualcosa di vero. E poi, 3 anni e 2 mesi dopo la mia partenza, Amelia mi trovò. Ero stato attento alla mia traccia digitale. Avevo disattivato Facebook, cancellato Twitter e reso il profilo LinkedIn il più scarno possibile. Ma avevo tenuto Instagram, soprattutto perché lo usavo per seguire palestre di arrampicata e gruppi di escursionismo. Postavo di tanto in tanto, evitando con cura qualsiasi cosa potesse rivelare la mia posizione esatta. Foto di panorami montani con didascalie vaghe come un altro giorno bellissimo o avventura del weekend. Secondo il messaggio che il mio vicino Brian mi inviò alle 2:23 del mattino, Amelia si era presentata all'ingresso del nostro palazzo chiedendo se li abitasse un Jason Mitchell. Brian lavorava come guardia notturna in ospedale e faceva orari strani, così si trovava a tornare a casa proprio quando lei arrivò. Amico, diceva il suo messaggio, c'è una donna qui che chiede di te. Dice di essere tua moglie. Capelli castani e ricci, alta 1,68 m, sembra agitata. Pensavo dovessi saperlo prima che bussi alla tua porta. Stavo dormendo quando arrivò il messaggio, ma la vibrazione mi svegliò all'istante. Captain alzò la testa da dove dormiva ai piedi del letto, percependo la mia tensione. Il mio primo istinto fu fingere di non essere in casa, ma qualcosa mi fermò. Forse la curiosità di sapere cosa potesse volere dopo 3 anni. Forse la rabbia per essere stata in grado di rintracciarmi nonostante il mio messaggio esplicito di lasciarmi in pace. Forse semplicemente ero stanco di scappare. Mi alzai, indossai jeans e maglietta, e andai a sedermi sulla poltrona del soggiorno rivolta verso la porta. Spensi tutte le luci, lasciai che Captain si sistemasse ai miei piedi e aspettai. 20 minuti dopo sentii i passi nel corridoio fuori dalla porta, una pausa, poi il suono inequivocabile di una chiave che scivola nella serratura. Aveva tenuto la chiave del nostro vecchio appartamento, quella che ovviamente non funzionava in quella serratura, ma stava provando lo stesso. La sentii borbottare qualcosa sottovoce. Poi arrivò il bussare. All'inizio piano, poi più forte. Jason, so che sei lì dentro. Brian mi ha detto quale appartamento. Non mi mossi. Jason, ti prego. Voglio solo parlare. Solo 5 minuti. Silenzio. Poi la sentii scivolare giù lungo il muro fuori dalla porta. La sentii sedersi nel corridoio. Non se ne andava. Dopo altri 10 minuti la sentii provare di nuovo la chiave. Stavolta qualcosa scattò. Doveva aver portato più chiavi. Doveva averle provate tutte finché non trovò la chiave d'emergenza. Quella che avevo dato al mio amico Mike a Portland nel caso mi fossi mai chiuso fuori. Doveva averla avuta da lui in qualche modo. La porta si aprì lentamente e lei era lì, illuminata dalla luce fluorescente del corridoio. Sembrava diversa. I capelli più corti, tagliati all'altezza delle spalle invece delle lunghe riccioli che ricordavo. Aveva perso peso, il viso più angolato di prima. Indossava jeans e una felpa che sembrava costosa. Probabilmente qualcosa che Lucas le aveva comprato. Jason. La voce le si spezzò sul mio nome. Non risposi subito. Rimasi seduto al buio a guardarla congelarsi quando si accorse che qualcuno era nella stanza a osservarla. Cosa vuoi, Amelia? Fece un passo dentro e vidi i suoi occhi abituarsi all'oscurità. Captain ringhiò basso, protettivo. Lei si fermò, deglutì a fatica. Volevo vedere se stavi bene. Ci hai messo 3 anni a controllare. Mi hai bloccato ovunque. Mi hai detto di non cercarti. Che dovevo fare? Mi alzai lentamente e Captain si alzò con me, allerta. Mi avvicinai all'interruttore della luce e lo accesi, inondando la stanza di una luce LED fredda e intensa. Amelia trasalì. Alla luce potevo vedere più dettagli, occhiaie scure sotto gli occhi, una macchia di caffè sulla sua felpa.
Le sue mani tremavano. Avresti dovuto rispettare i miei confini, dissi. Avresti dovuto darmi lo spazio che dici di volere così tanto. Jason, ho commesso un errore. No. Alzai la mano. Non farlo. Non venire qui dopo 3 anni e dirmi che hai commesso un errore. Non hai commesso un errore. Hai fatto una scelta. Hai scelto Lucas invece di me, e io ti ho dato esattamente quello che volevi. Ora stava piangendo, le lacrime le scorrevano sulle guance. Non ho scelto Lucas. Non siamo mai stati insieme. Non davvero. Allora cos'è stata quella notte? Tutte quelle notti in cui tornavi tardi. Non lo so. Lui era, non so, eccitante. Mi prestava attenzione. Mi faceva sentire interessante e desiderata in un modo che non provavo da anni. Ma non abbiamo mai dormito insieme, Jason. Te lo giuro, non abbiamo mai superato quel limite. Risi, amaro e tagliente. Pensi che questo renda tutto migliore? Pensi che tradire emotivamente sia in qualche modo più nobile che tradire fisicamente? Non sto cercando scuse. Sto cercando di spiegare. Non voglio le tue spiegazioni. Le volevo 3 anni fa, e tu mi hai detto che soffocavo solo per averle chieste. Così me ne sono andato. Ho costruito una nuova vita. E ora arrivi qui nel cuore della notte, entrando nel mio appartamento, aspettandoti cosa esattamente? Non lo so. Si asciugò le lacrime col dorso della mano. Ho pensato a te, a noi, a come è finita. È finita perché l'hai voluto tu, Amelia. Mi hai allontanato, mi hai insultato per essermi preoccupato di dove fossi, e io ti ho creduto. La colpa è tua, non mia. Lo so. So che è colpa mia, ma Jason, avevo paura. Ci siamo sposati così giovani e sentivo di non aver mai avuto la possibilità di capire chi fossi al di fuori di essere tua moglie. Lucas rappresentava l'idea di libertà, di eccitazione, di essere qualcun altro, e mi sono persa in quella fantasia. Andai in cucina e mi versai un bicchiere d'acqua, le mani sorprendentemente ferme. Che fine ha fatto Lucas? È tornato a San Francisco circa 6 mesi dopo che te ne sei andato. Ha avuto un'offerta di lavoro che non poteva rifiutare. Mi ha chiesto di venire con lui. Per la relazione emotiva, per avermi detto che soffocavo. Per 3 anni di silenzio mentre ricostruivo la mia vita da zero. Tutto. Tutto quanto. So di non meritare il perdono, ma te lo chiedo lo stesso. Posai il bicchiere e mi appoggiai al bancone della cucina. Ti ho perdonata molto tempo fa, Amelia. Non perché te lo meritassi, ma perché serbare rancore mi stava avvelenando. Quindi sì, ti perdono. Il suo volto si illuminò di speranza, e capii che dovevo spegnere subito quella speranza. Ma perdonare non significa riconciliarsi. Non significa che voglio te di nuovo nella mia vita. Significa solo che ho lasciato andare il risentimento per poter andare avanti con la mia. La speranza morì nei suoi occhi. Quindi è tutto qui. 3 anni e siamo finiti. Siamo finiti la notte in cui mi hai detto che soffocavo. Solo che io sono l'unico ad aver accettato quella realtà. Rimase lì a lungo, persa. Poi annui lentamente, stringendosi nelle spalle, piccola, fragile, vulnerabile. Posso chiederti una cosa? Dipende cosa. Sei felice qui a Phoenix con questa nuova vita? Pensai a quella domanda, alle mie corse mattutine con Captain, al gruppo di arrampicata che era diventato come una famiglia, al lavoro che mi sfidava e pagava bene, alla libertà di fare le mie scelte senza compromessi o negoziazioni. Sì, dissi, sono felice, più felice che a Portland, onestamente. Anche senza di me, soprattutto senza di te. Era uscito più duro e tagliente di quanto volessi, ma non lo ritirai. Era la verità. Amelia si strinse nelle spalle, improvvisamente piccola, come se tutto quel peso la schiacciasse. Dovrei andare. Dovresti. Si avviò verso la porta, poi si voltò un'ultima volta.
Jason, mi dispiace davvero per tutto. Meriti molto di più di come ti ho trattato. Lo so, dissi semplicemente. Per questo me ne sono andato. Dopo che se ne fu andata, chiusi a chiave la porta e aggiunsi una catena che non avevo mai installato prima, un gesto che era insieme protezione e ammissione di vulnerabilità. Captain ansimò piano e premette il naso contro la mia mano. Mi sedetti di nuovo sulla sedia e realizzai che ora tremavo. Le mie mani tremavano, finalmente l'adrenalina e l'impatto emotivo mi raggiungevano dopo tutto quel tempo. 3 anni a chiedermi cosa avrei detto se l'avessi rivista. E alla fine non avevo dovuto dire quasi nulla. La vita che avevo costruito parlava da sé, chiara e forte, senza bisogno di parole. La mattina dopo mi svegliai sentendomi più leggero di quanto non fossi stato in anni. Lo scontro con Amelia, quello che avevo inconsciamente temuto da quando avevo lasciato Portland, era finito. Mi aveva trovato, avevamo parlato, e il mondo non era finito. Anzi, vederla aveva confermato quello che avevo iniziato a credere negli ultimi 3 anni. Andarsene era stata la scelta giusta. Portai Captain a correre più a lungo del solito, spingendomi forte sui sentieri di montagna finché i polmoni bruciavano e le gambe facevano male. Lo sforzo fisico era purificante, liberatorio, come se stessi correndo via le ultime tracce di quella vecchia vita, liberandomi da ogni peso e dolore residuo. Verso mezzogiorno Derek mi scrisse chiedendo se volevo andare a vedere una partita dei Suns quella sera. Dissi di sì. Sara chiamò quel pomeriggio per invitarmi a un viaggio con il gruppo di arrampicata a Sedona il weekend successivo. Anche a quello dissi di sì. Quella sera, seduto a bordo campo alla partita dei Phoenix Suns con Derek, mangiando nachos troppo costosi e facendo il tifo quando Devin Booker segnava una tripla, realizzai qualcosa di fondamentale. Avevo smesso di aspettare. Per 3 anni una parte di me aveva trattenuto il respiro, aspettando che Amelia si facesse viva e sconvolgesse tutto, aspettando che il passato mi raggiungesse, aspettando la prova che non potevo essere felice senza di lei. Ma il passato mi aveva raggiunto, e io ero ancora qui, felice, a costruire qualcosa che valeva la pena proteggere. Stai bene, amico? Chiese Derek durante un time out. Sei stato silenzioso. Sì, dissi, e intendo quello che dico. Sto bene. Davvero bene. 2 settimane dopo ricevetti un messaggio su Instagram da Amelia. L'avevo sbloccata dopo la nostra conversazione, pensando che non avesse più senso nascondersi. Jason, sono tornata a Portland. Volevo ringraziarti per aver parlato con me quella notte. Mi ha dato una chiusura che non sapevo di volere. Spero che tu abbia una vita meravigliosa a Phoenix. Meriti tutta la felicità del mondo. Stammi bene. Ah. Lo lessi 2 volte, poi posai il telefono senza rispondere. Non aveva bisogno di sentire di nuovo la mia voce, e io non avevo altro da dirle. Alcuni capitoli si chiudono senza una scena finale drammatica. A volte si volta pagina e si continua a leggere. 6 mesi dopo la visita di Amelia, incontrai qualcuno di nuovo. Si chiamava Rebecca, 33 anni, architetto, trasferitasi a Phoenix da Denver. Ci conoscemmo in un bar dove entrambe eravamo arrivate presto un sabato mattina per lavorare. Fece una battuta sulla mia maglietta di Captain America. Io ne feci una sul suo cappello dei Denver Broncos. E in qualche modo finimmo a parlare per 2 ore di fila. Andammo piano. Dopo tutto quello con Amelia, avevo imparato che precipitarsi nell'intimità era una ricetta per il disastro. Rebecca e io uscimmo insieme per 6 mesi prima di dirci io ti amo. 9 mesi prima di parlare di andare a vivere insieme. 1 anno prima di firmare il contratto per una casa a North Phoenix. Una casa con 3 camere, un giardino per Captain e un garage che Rebecca poteva trasformare in ufficio. Non raccontai mai a Rebecca tutta la storia del perché avevo lasciato Portland. Sapeva che ero stato sposato, che era finita male, che avevo avuto bisogno di ricominciare da capo. Non insistette per i dettagli e lo apprezzai. Forse un giorno le avrei raccontato tutto, ma per ora bastava costruire qualcosa di nuovo con qualcuno che mi accettava per quello che ero, non per quello che ero stato.
Al nostro primo anniversario, Rebecca e io andammo a Sedona per un weekend di campeggio. Facemmo l'escursione a Cathedral Rock all'alba, guardando le rocce rosse diventare arancioni e dorate alla luce del mattino. In cima, si voltò verso di me e disse: «Sono contenta che tu sia finito a Phoenix». Anch'io, dissi, e lo pensai con ogni fibra del mio essere. Pensai all'uomo che ero stato 3 anni prima, seduto in una stanza buia a Portland, ad ascoltare mia moglie dirmi che soffocavo solo perché mi preoccupavo di dove fosse. Quell'uomo era lontano, e io ero finalmente libero di essere me stesso. Pensavo alla decisione che avevo preso quella notte di fare le valigie e allontanarmi da tutto ciò che conoscevo. All'epoca mi era sembrato un fallimento, come se stessi rinunciando e scappando. Ma in piedi su quella montagna con Rebecca, con il deserto dell'Arizona che si stendeva sotto di noi in tutta la sua dura e splendida gloria, ho capito che andarsene non era un fallimento. A volte allontanarsi da qualcosa di rotto è la cosa più coraggiosa che si possa fare. A volte dare a qualcuno lo spazio che chiede significa in realtà concedersi la libertà che non sapevi di volere. Mi chiamo Jason Mitchell. Ho 35 anni e 3 anni fa sono scappato dal mio matrimonio nel cuore della notte. Ho guidato 1200 miglia verso una città dove non conoscevo nessuno, ho ricostruito la mia vita da zero e sono diventato una versione di me che mi piaceva davvero. Mia moglie mi ha trovato 3 anni dopo e quando mi ha chiesto se potevo perdonarla, ho detto di sì. Quando ha chiesto se c'era una possibilità per noi, ho detto di no e quando ha lasciato il mio appartamento quella notte, ho chiuso la porta dietro di lei senza voltarmi indietro. Perché la verità è che non ha trovato l'uomo che aveva lasciato Portland. Quella versione di me è morta da qualche parte sugli 10 tra la California e l'Arizona, soffocata non dalle richieste di spazio di qualcun altro, ma dalla sua stessa incapacità di vedere il proprio valore. L'uomo che ha trovato a Phoenix era qualcuno di nuovo, qualcuno più forte, qualcuno che aveva imparato che non si può salvare una relazione quando una persona ha già deciso di lasciare andare. A volte la migliore risposta al dammi spazio è dare così tanto spazio che non troveranno mai la strada per tornare. E a volte è proprio quello di cui entrambi hanno bisogno per diventare finalmente chi sono sempre stati.